Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di GoInvest.it. Io sono Michele, il tuo farmer di fiducia, e in questo canale parliamo di DeFi, CeFi, formazione, un po' di tutto. Abbiamo un canale Telegram dove possiamo rispondere alle tue esigenze e oggi andremo a vedere un protocollo su Avalanche e Arbitrum. È un protocollo prettamente per i traders, però se non sei un trader puoi anche pensare di farmare sui traders. Quindi molto interessante da vedere. Il protocollo in questione è GMX, però ne parliamo subito dopo la sigla. Ok ragazzi, GMX. Che cos'è GMX? GMX non è altro che un exchange decentralizzato che opera sui derivati. Quindi veramente, anche in vista della proposta di legge fatta dall'Unione Europea, potrebbe essere interessante, anche perché i traders ovviamente si sposteranno tutti quanti in DeFi. Non che la DeFi non sia regolamentata, attenzione, però ci sono determinate strategie per poter evitare di essere rintracciati. No, non lo sto dicendo davvero. E quindi diciamo che i traders sanno, no, i traders, diciamo, chi opera in DeFi sa come fare e quindi potrebbe essere interessante anche perché se si muovono capitali da oltre i 7 zeri, diciamo, è preferibile operare in DeFi. Poi ovviamente la blockchain decentralizzata, perché dobbiamo operare sugli exchange? Sono più sicuri? Non lo so fino a che punto, però vabbè, questo è un altro discorso. Comunque, GMX opera quindi su Avalanche e Arbitrum, quindi già questo dovrebbe farti scattare una campanellina a dire e nel caso in cui dovesse essere deployato anche su altre chain, quindi ragazzi mi raccomando, attenzione. Allora, su questo DEX praticamente che cosa possiamo fare? Abbiamo tre opzioni, quindi possiamo operare tramite derivati oppure tramite gli spot. Tramite i derivati possiamo andare long, possiamo andare short e possiamo semplicemente swappare. Andando long abbiamo la possibilità però di operare solo con tre token attualmente, Avalanche, Ethereum e Bitcoin. Io attualmente sono su rete Avalanche, ma non credo che su Arbitrum sia la stessa cosa. Ora vediamo un attimino com'è. Oh, luce! Allora, Switch Network, vediamo un attimino se è caricato. Ok. Ok, su Arbitrum abbiamo anche la possibilità di utilizzare Uniswap Link, che però, sì, ok, potrebbero essere interessanti da utilizzare per andare long, short, però sinceramente non deterrei Uniswap, quindi il token Uni, non deterrei Chainlink, quindi con il token Link, ma deterrei Avalanche, sinceramente. Però il funzionamento, ragazzi, è simile, quindi possiamo anche operare da qui. Allora, che cosa succede? Nel momento in cui tu vuoi andare long su un determinato token, devi semplicemente, ok, attualmente su Arbitrum, passi Ethereum su Arbitrum, qui Ethereum scegli la coin su cui vuoi andare long, quindi in questo caso uh, Bitcoin, ok? Qui setti la leva, quindi vai long con la leva su Bitcoin, quindi nel caso in cui io volessi aprire una posizione di 3.000 dollari circa, noi possiamo aprire un long fino a 30x. Ragazzi, rischiosissimo, rischiosissimo, però ci sono determinati traders a cui piace questa determinata operatività. Devo essere sincero, anche a me piace perché è una strategia molto speculativa che farei con giusto una piccola percentuale del mio wallet. Qui praticamente andando ad abbassare e ad aumentare la leva, che cosa succede? Diminuiscono e aumentano le fee, perché le fee sono in percentuale a quello che stai spendendo. Ok, quindi stai spendendo 3.000 dollari con una leva fino a 87.000 dollari, quindi paghi lo 0,1% della tua posizione, ok? Che sarebbe attualmente 99 dollari. Inoltre ci sono le swap fee, che sono pari a 11 dollari, quindi ci arriva questo numero. Nel caso in cui volessimo aprire una posizione in leva, inoltre dobbiamo fare attenzione al liquidation price, perché ragazzi possiamo essere liquidati, quindi nel caso in cui io volessi aprire una posizione su Bitcoin, ok? Quello che aprirei io forse è questa qui, 2 per con un liquidation, no, forse no, un po' di più, con un liquidation price comunque pari a 29, dai.
Quindi ecco qui abbiamo il liquidation price, quindi nel momento in cui Bitcoin arriva a 29.000 dollari, 29, 23, io vengo liquidato, quindi perdo il mio ETH, ok? Il mio Ether. Inoltre c'è la borrow fee, nel senso che sto borrowando praticamente un determinato token. Questo determinato token, ovviamente su questo token devo pagare delle fee, perché c'è qualcuno che mi sta fornendo questo token. Noi in questo momento stiamo borrowando GLP, che sarebbe l'utility token della piattaforma. Poi vedremo perché utility token, che viene pagato uno 0,01% per ora. Quindi qua vi dice, poi una volta effettuato il trade, comunque vi dirà devi pagare tipo 5 dollari al giorno, 10 dollari al giorno, in base ovviamente all'apertura della tua posizione. Inoltre c'è lo short, funziona praticamente allo stesso modo, quindi nulla di difficoltoso, ci sono queste coin che puoi scegliere, quindi puoi passare tutte le coin, non dimenticarti le fee e puoi operare su questi token. Quindi a differenza di su Rete Avalanche, qui su Arbitrum abbiamo la possibilità di operare quindi anche su Link e su Uni, ok? Quindi molto semplice ragazzi. Inoltre, la cosa interessante di questo protocollo non è tanto l'operatività long, short oppure spot, ma la possibilità di guadagnare sulle trading fee che pagano i traders, ok? Perché tu praticamente detenendo GMX prendi un APR del 16,82% in GMX e pagato in IT su Arbitrum, mentre su Avalanche viene pagato in AVAX, ok? Quindi non un token, diciamo, qui si vede un po' la genuinità, diciamo, del protocollo, quello che non ti riempio di token GMX, ma comunque io ti sto fornendo anche IT, perché le fee vengono pagate in IT, ok? Benissimo, inoltre ragazzi, il token GMX è molto interessante da vedere perché la sua supply massima è di circa 13 milioni. Per questo motivo, io perché ho sentito tanto parlare di questo protocollo, però non mi sono mai interessato fino a qualche giorno fa, dove praticamente mi sono messo ad analizzare a tappeto qualsiasi tipologia di portafoglio e sulla stragrande maggioranza dei portafogli ho visto che detenevano tutti GMX e GLP. Quindi mi sono andato a vedere un po' la tokenomics ed è veramente ragazzi è una bella tokenomics, sono sincero. Quindi è l'utility token che è formato, dovrebbe essere comunque Avalanche, aspetta ora vediamo sull'analytics, dovrebbe essere. Niente ragazzi, non lo trovo, non l'ho trovato. L'ho visto prima ma non l'ho trovato. Se ci capita davanti ci andiamo a vedere. Comunque è formato da Bitcoin, Ethereum ed Avax. Quindi è un è USDC, quindi al 55% da USDC e il restante in parti poco più o meno uguali di questi tre token, quindi Bitcoin, ETH e AVAX. Ma che cosa succede? Allora, qui praticamente che fai? Io perché vorrei detenere GLP? Sia perché è un index fund, quindi siamo soggetti sia all'impermanente loss, però ragazzi è veramente minima. Minima perché sono comunque tre token e sono quattro token, di cui uno è stablecoin, gli altri sono volatili, però comunque Ethereum, Bitcoin e Avax sono token che io personalmente deterrei. E, e quindi che cosa succede? Che noi andiamo a fornire GLP. Fornendo GLP ci pagherà in escrow GMX e in IT. Questi escrow GMX possiamo fare due cose, o metterli in staking oppure semplicemente togliere il vest. Quindi ecco qui possiamo togliere il vest. Una volta tolto il vest, diciamo, non è che ci forniscono subito GMX, perché l'escrow, ragazzi, non può essere venduto al mercato, ma tolgono il vesting in 365 giorni, quindi in un anno. Quindi questo è stato fatto per evitare il dump. Però che cosa succede? Seguitemi. Noi andiamo a mettere in staking escrow GMX. Una volta messi in staking escrow GMX e attivato il compound, che cosa succede? Che ci fornirà un altro APR che è il 16% in altro escrow del GMX che verrà rimesso nella pool e in più ci fornirà il 5% in IT. Ma la cosa fondamentale e bella è che si attiverà un moltiplicatore che fornirà una percentuale maggiore di hit fino ad arrivare, se non erro, al 20%. Quindi ci dovrebbe fornire
dovrebbe essere fino ad un 17% massimo, però comunque se volete informazioni andate qui, Morinfo, e lo vedete voi. Io l'ho letto e dovrebbe essere intorno massimo proprio al 17%. Quindi ragazzi, questa è la cosa positiva e la cosa bella. Inoltre possiamo anche detenere GMX come token, vista comunque la supply massima di 13 milioni e 2, che comunque non è tantissimo ragazzi, veramente non è tanto. E per quel che ricordo non dovrebbero esserci ulteriori emissioni di moneta. Ovviamente c'è un 50% di supply in meno attualmente, quindi il token dovrebbe, diciamo, continuare a scendere. Dovrebbe continuare o a scendere o comunque se entrano capitali e la supply aumenta di conseguenza e si mantengono di pari passo, comunque il token mantiene questo prezzo. Però tecnicamente se non entra altro capitale dovrebbe abbassarsi il prezzo, quindi non so se questo è il momento giusto e opportuno, diciamo. Però comunque è un token, secondo me, che vale la pena essere guardato. Inoltre, ragazzi, come ho detto all'inizio, c'è da pensare anche al fattore chain. Attualmente è su due chain, Arbitrum ed Avalanche. Nel caso in cui dovesse essere messo su altre chain, cioè va da sé che potrebbero aumentare i capitali in entrata. Quindi, ragazzi, c'è anche da considerare questo. Bisogna considerarlo. E attualmente ecco, la supply massima è di 200 milioni, ci sono la market cap è di 220 milioni, quindi è da tenere d'occhio. Inoltre l'analytics possiamo vedere, allora le totali fee pagate attualmente su Arbitrum è di 35 milioni, più di 35 milioni di dollari. Quindi ragazzi non è poco assolutamente e ci sono tantissimi utenti che entrano al giorno. Entrano più utenti su Arbitrum che su Avalanche. Quindi vediamo qui la crescita degli utenti, dei volumi che è sempre in aumento, e lo stesso anche su Avalanche. Inoltre qui abbiamo la tendenza dei trader a vincere e a perdere, quindi il profit and loss. Possiamo anche scaricarcelo però. Inoltre abbiamo, ecco anche qui, questo è il net PNL e questo è il profit and loss. Inoltre abbiamo il borrowing rate annualizzato, quindi abbiamo tutti i rate delle monete più borrowate o meno e l'open interest, quanti sono long e quanti sono short, quindi potrebbe essere utile e utilizzabile. Inoltre vabbè, i nuovi utenti che sono sempre in crescita, vedete, e ultimamente stanno aumentando. Secondo me proprio in vista della proposal che è stata effettuata, secondo me qualcuno si è svegliato e ha detto ok, vediamo un attimino cosa fare e come operare, anche se c'è comunque, non è l'unica piattaforma che opera sotto forma di questa tipologia di, quindi con derivati, quindi andando long o short in leva, però comunque questa mi piace personalmente perché c'è l'utility token e il governance token che sono molto sono fatti bene ragazzi, sono fatti bene, non c'è nulla da dire assolutamente. E questo ragazzi, inoltre c'è una piccola cosa, una piccola chicchetta che voglio dirvi, però ragazzi ve la sto dicendo proprio, non ve la dico perché, non ve la faccio vedere perché è veramente molto complessa e soprattutto molto rischiosa da fare. Quello che farei io è semplicemente andare a depositare SAVAX su Anchor Protocol, prendere in prestito UST, nel momento in cui noi depositiamo SAVAX e prendiamo in prestito, ci viene riconosciuto un APR sul prestito in ANC, ok? Quindi che cosa facciamo? Questo UST lo passiamo su Terra tramite il bridge, quindi bridge, Terra Bridge. Lo passiamo su Terra e lo andiamo a depositare su Anchor Protocol in ERN, quindi detenendo AUST. Quindi deteniamo AUST, questi AUST li passiamo su Mirror Protocol, prendiamo in prestito MSLV, andiamo short. Quindi che cosa succede? Che gli AUST collateralizzati genereranno rendita al 20%, anche se comunque Anchor Protocol a breve abbiamo visto che scenderà, ma comunque si terrà sempre sul 15%, anche se anche il 15% forse non è sostenibile. Però comunque già ragazzi, già un 10% secondo me va più che bene. Cioè, 10% su stablecoin fisso, cioè, alleluia signore. Quindi che cosa succede? Prendiamo in prestito MSLV, lo vendiamo, quindi prendiamo altri UST, ovviamente ragazzi saranno meno, quindi sono cose da fare con cifre non basse, ma comunque cifre altine, secondo me sui 10-20 mila dollari è perfetto come cifra. Che cosa succede quindi?
andiamo a vendere MSLV e prendiamo UST. Questi UST li ripassiamo su rete Avalanche o su Arbitrum, preferirei su Avalanche, compriamo GLP lo mettiamo in staking, reward escrow di GMX che mettiamo in staking, boostiamo le reward in AVAX e ragazzi è questo il ciclo. Fantastico, sta cosa è bella. Poi magari se me lo chiedete vi faccio un piccolo tutorial, però ragazzi preferirei non fare questa tipologia di tutorial semplicemente perché è una strategia molto rischiosa perché ci stiamo esponendo a tantissime cose. Quindi ci stiamo esponendo allo short di MSLV, ci stiamo esponendo al rischio tecnologico di AVAX, ci stiamo esponendo al rischio tecnologico di GMX e quindi ragazzi è da capire bene e questo è solo una semplice, come dire, una pulce che vi ho messo nell'orecchio e basta. Questo video non è un consiglio finanziario, non vi sto dicendo comprate GLP, non vi sto dicendo comprate GMX, però io un'occhiata gliela darei. Allora ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se comprerete GMX, se comprereste GLP, se non lo comprereste proprio, se è una piattaforma che a voi non piace, però ditemi qualcosa, datemi un feedback. Ciao!